Felicità e pace sono una sola cosa. Sono lo scopo di tutti gli esseri viventi. Ma la strada per raggiungere la felicità e la pace non è conosciuta alla maggioranza della gente. È il credo di questa tribù di hippies a New York, a Tompkins Park. Un luogo come tanti altri a Londra, a Rotterdam, a Parigi, a Stoccolma e altrove. Gli hippies sono gli eredi dei beatnik. Danzano, cantano, hanno i capelli lunghi, si vestono stranamente. Soprattutto si ribellano alla nostra società, che a torto o a ragione essi non accettano. Gli hippies sono ormai milioni. Ma nella rivolta dei giovani di tutto il mondo, oggi spesso si inserisce un fenomeno allarmante. È il fenomeno degli allucinogeni, quale mezzo violento per una evasione dalla realtà. Per alcuni curiosità, stravaganza. Per altri forma quasi religiosa. È la nuova civiltà psichedelica, cioè dell'espansione della mente. E intanto, uno di essi scrive sull'asfalto: We are glad. Noi siamo felici. Acid, così lo chiamano gli hippies americani. Vuol dire acido, cioè LSD, di etilamide di acido lisergico. È il più famoso tra gli allucinogeni. L'uso di essi ha determinato il sorgere della generazione psichedelica, un aspetto particolare della protesta dei giovani. Volti della protesta, a New York, al Village. Un quartiere già famoso all'epoca dello jazz, poi centro della vita beatnik. Oggi regno degli hippies e degli ultimi eredi della protesta, i free men, cioè uomini liberi. I giovani dicono che esiste una contraddizione tra quello che la società promette di fare e quello che sta facendo. Dicono che la nostra società è insincera e indolente e protestano, con atteggiamenti polemici, con il modo di vestirsi, con i loro slogan scritti sui famosi bottoni, sulle strisce di carta ed esprimendosi con una tutta particolare simbologia. A volte la protesta diventa evasione dalla realtà e i giovani si rivolgono agli allucinogeni. Nel laboratorio di ricerche neuropsichiatriche e psicologiche dell'ospedale del New Jersey a Princeton abbiamo avvicinato il professor Humphrey Osmond. I think that for the first time
Io penso che per la prima volta una specie di uomo meccanicistico cartesiano sta diventando una possibilità reale. E mi pare che l'uomo respinga violentemente l'idea di diventare dal giorno della sua nascita a quello della sua morte un numero marcato su una scheda di calcolatrice elettronica. Questa possibilità attrae certa gente che vorrebbe spersonalizzarci e non ci deve sorprendere che altra gente dissenta da tale idea, cercando di espandere la propria individualità proprio per opporsi al realizzarsi di questa idea meccanicistica. Ora mi sembra che la cosa molto interessante sia che la generazione psichedelica afferma di non essere ostile alla macchina per sé e che opponendosi non desidera distruggere la macchina. Quello che certi giovani obiettano è che non vogliono diventare un pezzo di macchinario e io non credo che questo punto di vista si possa facilmente condannare. I giovani credono che le sostanze allucinogene rendano più diversificata la vita e quindi più difficile ad essere classificata su una scheda di calcolatrice e di conseguenza con più probabilità di rimanere liberi. Al Bellevue Hospital, il presidente della Commissione Narcotici dello Stato di New York, dottor Donald Loria, ci ha detto sull'LSD. Ebbene, io penso che l'LSD in un certo senso è una manifestazione della ribellione dei giovani. Ci sono 3 ragioni per cui certa gente si indirizza alle droghe come l'LSD. Quelli che l'hanno usato una volta e diventano sempre più dediti ad esso sono quelli che hanno problemi interiori, persone che non sono interessate ad altre cose fuori dalla propria vita, quelli cioè che sono i disadattati nella società e che di conseguenza si ribellano ad essa. Questa è una ragione. La seconda è che molti giovani oggi, per esempio nelle nostre scuole circa il 50-60%, usano allucinogeni leggeri come la marijuana. Una percentuale di essi, avendo già fatto questa esperienza, si rivolge all'LSD o ad allucinogeni più potenti. La terza è che una volta che queste persone hanno preso l'LSD, diventano missionari tentando di convertire gli altri. Insomma, l'LSD è un fenomeno che sta diventando sempre più preoccupante nella nostra società. L'acido si compra a pochi dollari. È difficile controllarlo. Basta una frazione di milligrammo su una zolletta di zucchero o su un pezzetto di carta per una dose. O come si dice, per un viaggio. Il Village Voice è il giornale più famoso dell'anticonformismo dei giovani. Vi abbiamo incontrato Paula Miller. Paola, quale senso ha la ribellione dei giovani? Come si collega questo movimento con il fenomeno degli allucinogeni sempre più dilagante? 2,5 milioni di giovani americani hanno preso o prendono l'LSD. Secondo il credo dei giovani, l'LSD permette di superare di colpo la barriera dei condizionamenti alla ricerca di una individualità esasperata. E così l'uso dell'acido dilaga negli ambienti più vari, forse per un bisogno di evasione. Il fenomeno ha radici profonde. La società dei consumi, la società del benessere esercitano una tirannia dolce, per molti allettante, ma non per questo priva di condizionamento. E i giovani si ribellano. Pessimismo? Forse. Il pessimismo è un lusso di chi ha molto. Così, seguendo Paola, siamo entrati nel fenomeno dell'LSD. Qui a New York ne abbiamo cercato i fatti di cronaca più significativi. Questa è Shelley, una fotomodella già nota negli ambienti di Madison Avenue. Un volto di una delle nostre storie. Shelley è anche studentessa. Ogni mattina si reca a Washington Square all'università, ma questa volta è un arrivo insolito. La notte scorsa ha vissuto una strana avventura. Con alcuni studenti ieri sera Shelley festeggiava il suo 20° compleanno. Una sua amica, Ursula, studentessa, figlia di un ricco petroliere del sud, non era andata alla festa. Però le aveva mandato in regalo una bella torta glassata. Ma lo zucchero conteneva LSD e i ragazzi non lo sapevano. Si trattava di uno scherzo.
L'effetto non ha tardato a farsi sentire. Per fortuna lo shock era leggero e Shelley è stata rilasciata poco dopo, senza altre conseguenze. Signor Porter, una dichiarazione, prego. È vero che si tratta di LSD? È illegale, non ne avete il diritto. Mandate via questi fotografi. Una dichiarazione. Non farò dichiarazioni, ho già chiamato l'avvocato. Signor Porter. L'avvocato Green sarà qui tra poco. Questa è la prova di un retroscena del dilagare dell'LSD. Questi tre erano stati arrestati poco prima in un noto ristorante di Brooklyn. Il fatto si era svolto in un modo divertente, ma anche significativo. Dobbiamo controllare le zone vicino alle università. Signori, vi prego di seguirmi. Il capo ha bisogno di qualche chiarimento da voi. L'avvocato Green. Ok, Barton, ci penso io. Andiamo. Altri 3 martini. Victor, torniamo tra poco. Poco dopo l'avvocato Green, fra i più noti di New York, versò per il rilascio dei tre uomini $210.000 di cauzione. La polizia aveva trovato un pacco con 2 chili di LSD, proveniente chissà da dove, nella loro auto in un garage. Un quantitativo enorme, un valore di molte centinaia di migliaia di dollari. Ehi, Victor, siamo tornati. Non credevo che fosse così facile. Però... È stato davvero divertente. Sì, ma non preoccupante. E quei martini, signor Barton, erano già pronti. Mi domando come hanno saputo. No, questo portalo via. E i nostri affari. Auguri. Salute. Questo è Frankie Rosso. Finora la cronaca non si è mai occupata di lui. Dirige un bowling nel West Side. Sal Martin, un ex pilota. Mesi fa la stampa parlò di lui. Aveva atterrato a El Paso con un piccolo aereo imbottito di marijuana. James Burton, conosciuto nel mondo degli spettacoli come Burt. È legato alla rete dei nightclubs, fornisce attricette e stripteasers. Mi hanno detto che per sfondare bisogna andare a letto con l'uomo giusto. Non riesco a capire quale sia. Beh, io. Salve, Nick. Ciao, Sal. Il capo è su? Sì, ti sta aspettando, è anche curioso. Ciao. Ciao, Sal. Saputo chi ha soffiato? Ho dei sospetti, mi sto muovendo per sapere. Vivrà a lungo? Vedremo, questa cosa agli amici non è piaciuta. Sal, qualcosa di nuovo sta succedendo in tutto il giro della droga. 2 milioni di studenti prendono l'acido. Quanto più lo proibiscono, più diventa un buon affare. Barton, io sono con te. Però non vorrei mischiarmi in... Beh,
mi conosci, non temo il rischio. Se domani, tanto per fare un esempio, mi dicessi di rapirti in aereo il presidente del Guatemala e poi depositartelo sopra il tetto di questo palazzo, ci starei. Ma non mi piace la violenza. Nel nostro mondo c'è sempre un momento nel quale o ammazzi o ti ammazzano. Torniamo agli affari. Puntiamo decisamente su questo LSD. Occupati dell'ambiente dei giovani. Intesi? Ok ragazzi, abbiamo finito. Josh, ti vedo stasera per lo show. Va bene, stasera. Ciao Josh, tutto a posto? Ciao Beth, come vanno le prove della tua commedia? Benissimo, ti ho portato un affisso. Questa è Helen, l'interprete della mia commedia. Molto originale la decorazione del tuo locale. Sì, ha riscosso molto successo. Come ti trovi nella commedia di Patricia? Oh, molto divertente. Idealini in scatola sarà un successo. Dopo Macbeth si parlerà dell'Amleto B. Josh, dov'è Nicky? Pensavo che sarebbe venuto a provare qui nel pomeriggio. Se n'è andato proprio pochi minuti fa. Allora spero di incontrarlo. Andiamo? Ti saluto, Josh. Ti aspettiamo alla prima. Ciao. Nicky, perdonami Nicky, per oggi. Dimentica tutto. Tutto. Tu sai che non riesco a sopportare neanche l'idea che ti interessi a un'altra donna. Vedi, ogni limitazione della libertà mi ferisce. Mi ferisce. È un sentimento che io ho conquistato a fatica. Non si può far tacere. Il tuo istinto possessivo mi offende, ecco. Ma no, Nicky. Cerca di capire che è diverso. Sono io che devo sentire di appartenere a te. Il mio non è senso possessivo, è solo il bisogno che ho di te e null'altro. Una sera Paola ci invitò ad un party in un grande albergo di Park Avenue, nell'appartamento di Eddie, un suo amico. Da quella sera Paola diventò protagonista di una delle nostre storie. Amici, salutiamo il nuovo vicepresidente della Tilly Società di Investimenti, Eddie Stone, uno dei più giovani esponenti del nostro mondo finanziario. Un campione di domani. Una volta non era pensabile diventare così giovane vicepresidente di una grande compagnia come questa. Paola, grazie di essere venuta. Come avrei potuto mancare? Da quando ti ho rincontrato l'altro giorno sono molto curiosa di sapere quanto sia rimasto del ragazzo di ieri nel vicepresidente di oggi. Ieri ho incontrato quello che era un uomo di domani l'anno scorso. Si è ridotto a fare il barbone giù alla Bowery. Oh, Mike, tesoro! Klaus, tu non conosci ancora il mio ex. Mike e io siamo stati sposati 4 anni, un vero record. Peccato fosse sempre in viaggio, per questo abbiamo divorziato. Oh, sapeste come sono contenta che vi siate conosciuti.
Secondo lei, qual è l'uomo più importante nel mondo oggi? Senz'altro l'uomo che mi serve il caffè la mattina. Quali azioni comprerebbe oggi in borsa? Della mia società? Signor Stone, cosa pensa della società del benessere? Meglio che del malessere. Originale. Quali sigarette preferisce? Quelle che non fumo. Signor Stone, quale rivista preferisce? Il giornale di Wall Street o Esquire? Io leggo Linus. Quale sport pratica? Solo quello dell'ascensore, il più riposante. Si parla molto di un fidanzamento fra lei e Miss Huxley di Richmond. Che magnifico slogan. Un uomo d'oggi per una grande fortuna della vecchia America. Lei che cosa ne dice, signor Stone? Andate a Richmond, da lei. Eddie? Scusate. È una chiamata da Londra, di là nell'office, c'è meno chiasso. Grazie. Scusatemi. Pronto? Pronto, signorina? Dica, signore. Mi passi pure la chiamata da Londra. Nessuna chiamata, signor Stone. È sicura? Certo. Capisco. Grazie. In fondo non sei tanto cambiato. Probabilmente sarai diverso negli affari. Di là ti ho visto quasi sommerso e ho voluto farti respirare un momento. Paola, il party mi annoia. Perché non ce ne andiamo? Vi ho portato i miei amici del village, il più formidabile numero hippie. Avanti, ragazzi, Venite, avanti. venite, avanti. 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 Ho un'idea meravigliosa. Ballerete tutti il Fireball, ok? E lasci tu. È meglio. Tra poco comincia. Ragazze, ricordatevi, chi fa spegnere la fiamma è eliminata. One, two, three, four, five, six, seven, fastest time of day. All the children go to heaven, so some people say. Love me, Lord, I tell you, love the only way. Never be afraid to play with fire. Got the burning people
Dove vuoi che andiamo? Mi piace che questa sera decida tu, Eddie. Andiamo dove vuoi. Allora ho una sorpresa per te. Forse così mi conoscerai meglio. Questo è l'edificio della mia compagnia. Qui, Paola, sotto questi soffitti luminosi ogni giorno lavorano oltre 2000 impiegati. E sono io a dirigerli. È strano, ma per arrivare quassù all'ultimo piano molti devono salire gradino per gradino. E i più restano a metà strada. Qualcuno come me invece ci va dritto in ascensore. Questa è la mia stanza, il mio piccolo impero. Un impero un po' allucinante. E pensare che poco tempo fa eri un ragazzo che marinava la scuola. Oh, Eddie, mi dai l'idea di qualcuno che torna sul luogo del delitto. Forse in questo ufficio hai ucciso te stesso. Forse, Paola, ho fatto male a portarti qui stasera. No, non dire questo. Ricordo che quando eravamo a scuola io spesso ti guardavo e ti ammiravo. Eri così meraviglioso. Nel mondo attuale è difficile rimanere se stessi. Sfuggire al compromesso di ogni giorno. Forse questo ti ha fatto diverso. Non lo so. Forse cerco qualcosa che mi pare d'aver mancato. Essere o essere meno. Ribelli o conformisti. Questo è il problema. È cosa più nobile soffrire la pesante imposizione di falsi ideali? Subire il martirio della menzogna e della ipocrisia? Oppure levarsi decisamente contro il potere che li sostiene e contrastandolo morire? Morire. E perché? È così semplice. Basta cambiare la macchina ogni anno, nutrirsi di cibi surgelati dei supermercati, di cibi scatolati, credere in tutti gli ideali prefabbricati, falsificati, sprogati di libertà, progresso sintetico, fede artificiale. Morire, dormire, sognare forse. Ah, questo è il punto. Evadere dall'io condizionato e dire basta al tormento delle offese, alla verità, alla personalità, basta ai pregiudizi, alle imposizioni. E dunque, non finiremo con ricadere fatalmente nella catena di montaggio e di smontaggio di questa civiltà dei consumi? Non saremo infilzati dalle punte massime delle quotazioni di borsa? Non precipiteremo negli abissi delle perdite dei capitali, succhiati dalla palude della depressione economica? Così la paura ci fa tutti più vili. E i nobili ideali finiscono pressati, polverizzati, inscatolati, per essere distribuiti a milioni di cervelli lavati. Ideali per tutti. Falsi ideali in scatola. Sai, in questi ultimi giorni ho pensato spesso che sarei stata con te, Eddie, e che tutto sarebbe stato meraviglioso. Di che stai parlando? Ma di noi due insieme. Ciò basterebbe a renderti felice? Beh, la felicità è anche questa, non credi? Ne sei veramente convinta? Senti, programmi commerciali, televisione, canzoni, sport, anche quella è felicità. Magari adesso in quella casa, dietro una di quelle finestre, stanno facendo l'amore, guardando la pubblicità dell'ultimissimo modello di frigorifero. Qualche giorno fa noi ci siamo riveduti e pensavo che con te avrei potuto ritrovare me stesso. Non è stato così e forse non lo sarà mai. Lei sa che io ho sempre rifiutato di provare l'LSD. Sì, lo so. Non avrei mai immaginato, da osservatrice di questo fenomeno, di poter arrivare ad esserne coinvolta. Ma ora si tratta della mia vita. Con l'LSD si è già riusciti a guarire casi gravi di alcolismo, di schizofrenia. Se la stessa terapia
usata nella cura delle inibizioni sessuali possa dare risultati positivi o rivelare l'esistenza di tale latenti negli uomini, non sappiamo. Altri sostengono una tesi positiva, arrivando ad una forma mistica dell'LSD. Per esempio, Harry Allen. Quello che sento in me è diverso, difficile da precisare. La necessità di riempire una solitudine affettiva si arresta davanti al desiderio fisiologico. Le distorsioni di questo tipo non sono rare. Derivano non sempre da fattori fisiologici, ma spesso da traumi subiti nell'infanzia, dei quali nel nostro corpo permangono i turbamenti, mentre la nostra coscienza ne ha perduto la memoria. Ebbene, nel mio caso, temo potrebbe trattarsi, ora che ci penso, di qualche cosa che si è spezzata in me. Lentamente, man mano che mi sono allontanato dalla mia famiglia. O meglio, da mia madre. L'LSD può richiamare nell'individuo la coscienza della propria virilità, e non soltanto in senso fisiologico, ma anche come attrazione verso la donna. La tua pelle è come se fosse nata oggi. Il vento è freddo, tanto freddo. Mi porta per mano. No, è mia madre. Anni, molto tempo. Era molto vicina a lei. Eddie. Era tutto buio, da sempre. Poi rossa, la luce. L'aria fredda. Mia madre. Faceva male. La tempia. Come una ferita. Rossa.
Ursula! Tom, ben arrivato. Salve. Lo sai che mi sei mancato? Vuoi che guidi io? Sì, grazie. Sai quanto sono pigra. Andiamo. Grazie per essere venuta all'aeroporto. È cambiato nulla a New York? Nulla, io mi annoio. Vorrei qualcosa di eccitante. Rivolgiti a me. Mai, non scherzare, noi ci conosciamo troppo. Vai allora a San Francisco. È fantastico. È il centro psichedelico di America. Raccontami. Un viaggio dopo l'altro. Ogni sera un happening. Le ragazze nei locali sono quasi tutte in topless. Ci andrò, ma tanto finirò con l'annoiarmi lo stesso. Io ho bisogno di shock, forse far male a qualcuno. Mi piacerebbe giocare con la vita degli altri. Questo ci deve venire dalle occasioni che si presentano ogni ora, ogni minuto, senza programmi. Leggi James Bond? Sì, ma è un Bond che possiede la bomba atomica. Cioè? Più di 200 viaggi. Guarda, su ogni pagina c'è un puntino rosso, su ogni punto una goccia di LSD. Ah, fantastico, quando lo leggiamo? Io ho già cominciato, sono ancora un po' in viaggio. Non hai paura che stia guidando? No, anzi, un po' di pericolo mi eccita. E allora quando continuiamo insieme a leggerlo, questo James Bond? Domani, se vuoi, con gli amici. Anche quella Shelley. Chissà se con l'acido combinerà qualche altra stravaganza. Potrà essere divertente. Quanti punti rossi hai trovato, eh? Uno per ogni colpo di pistola. E quando James Bond bacia una donna? 2. Shelley, vedrai come sarà più interessante per te il secondo viaggio. Ecco, mettiamolo qua. Bisogna incominciare con la fiamma. Tieni, ora tocca a te. Oh, su, coraggio, un po' d'acqua distillata e sarà più efficace. Ehi, è per me, Tom? Ursula, ecco, io sarò il tuo agente di viaggio. E buon volo! Un po' d'acido su un pezzo di James Bond. Lo sarà senz'altro.
colori vedi? Sono io, Ursula. Mi manchi da morire. Ti aspetto da me tra mezz'ora. Sì, Park Avenue. Non c'è nessuno. Ti dico che non c'è nessuno. Ciao, a tra poco. Fiori. No, nuvole. Forse l'arcobaleno. Tom, non voglio ritornare da questo viaggio. Mi fa spavento. La realtà. La realtà. Ah, ho paura. Shirley. No, Tom. La realtà è grigia. Grigio, 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 tutto grigio. Mi manca il coraggio di sostituire un paradiso artificiale alla realtà di ogni giorno, di ogni ora. Eppure sento che questo legame con Nicky è come aggrapparmi a un pezzo di legno che galleggia per non affogare. Perché non provi a esistere da sola? Da sola, Patricia. A ritrovare te stessa. A volte ci penso, ma poi mi domando a che serve. Se un giorno sentirai il bisogno di sognare, ecco, non esitare a fare il tuo viaggio. E staccati da lui per sempre, evadi da te stessa. Ho paura. Come se fosse difficile per me da questo viaggio tornare indietro. Ellen, la mia realtà è Nicky. Non aver fretta, sai già cosa mi piace. Mi esasperi, potrei strangolarti. Cos'hai? Non sei poi tanto aggressivo. Avvicinati. Ecco, fuma pure quanto vuoi, Nicky. E tu non fumi? No, a me la marijuana non interessa. A te aiuta, invece. A cosa? A dimenticare i tuoi complessi, a dimenticare quello che sei. Baciami. Baciami. Ancora. Non ti sei abituato. Sai, mi piace terribilmente quando sei così. Però sento che sei nervoso. Questo gioco non ti va. Eppure siamo tutte e due del sud. Vuoi giocare tu, Nicky? Tieni. Mira a ciò che ti pare. Anche a me, se vuoi. Su, spara. La marijuana fa tremare la mano, perciò non la prendo. L'LSD invece sviluppa la mia superiorità. Dunque, non vuoi sparare? Allora scegliti un altro bersaglio. Quello, per esempio. Coraggio, è il ritratto di un mio illustre antenato. Benjamin Perkins, di Atlanta in Georgia. Un bersaglio che dovrebbe piacerti. Aveva centinaia di schiavi. Basta! Spara, ma attento alla cornice.
Riserva speciale di mio padre. Lo fanno apposta per lui in Scozia. Ci conosciamo da tempo, ma non mi hai ancora parlato di lei. Chi è? Una scrittrice. Negra? No, bianca. Ha gli occhi celesti? No, è bruna. Come si chiama? Patricia. Patricia Adams. Ed è pazza di te, vero? Invece tu di lei. Non lo so, però viviamo insieme da circa 3 anni ormai. Ti domina, vero? Forse perché è una scrittrice o forse proprio perché è bianca. Ma io sono più bianca di lei. Guardami, ho gli occhi celesti. Oh, guarda i miei capelli come sono biondi. Di che sei pazzo di me. Non ti capisco. Non eri mai stata così. Ma che gioco stai facendo stasera? Un gioco non insolito a New York. Il gioco del potere, del possesso. Non è facile farlo, Nicky. Bisogna esserci tagliati. Dicono che tra 20 anni voi avrete un presidente negro. Ma per governare un paese bisogna saper prima dominare una donna bianca. Sì, una donna del sud, come me. Non osi colpirmi come non hai mai colpito quell'altra. Come non hai osato sparare contro il nonno Benjamin. Vieni. Guarda. Tutti i figli di Dio, dite voi, hanno le ali, però scommetto che qui hai le vertigini. Attento, Nicky. Attento, dalle vertigini. Questo appartamento è troppo alto per te. Ora schiaffeggiami. Me lo merito. Io starò ancora con te, ma non qui, Nicky, solo nella tua casa. Nella casa dove vivi con lei.
Patricia. Patricia, questa è Ursula. Ursula, che importanza ha? Io sono libera. Sto volando lontano. È l'acido, sta volando. So riconoscere quando qualcuno è sotto i suoi effetti. Guarda, Patricia, anche Nicky può volare. Alto. No, no. I corvi non possono volare alto come le rondini al di sopra delle nuvole, ma io sì. Va, Patricia. Ursula, ma che cosa pensi di fare? Non penso niente, lei che vuole fuggire da te. Non bisogna fermarla. Che cosa vuoi fare, Patricia? Lasciami andare. Tu non puoi fermarmi. Lasciami andare. Ora vedo quello che sei. Un corvo. Lasciami andare. Va, Patricia. Non devi aver paura. Va, vola. Puoi volare. Vola! Vola! Porco negro.
I giornali del pomeriggio riportavano la notizia del suicidio di Patricia. Nicky si era costituito. Again, I'd emphasize that there is no drug being used today which is more dangerous, that is used illicitly. Nuovamente vorrei sottolineare che non esiste oggi una droga tra quelle usate illecitamente più pericolosa dell'LSD. I pericoli sono assolutamente enormi. In questo ospedale, il Bellevue Hospital, nei passati 18 mesi abbiamo visto più di 130 giovani, età media 22 anni, con psicosi provocata dall'uso dell'LSD e sono stati ricoverati per la cura con vari periodi di permanenza. A San Francisco, in questo momento, in un solo ospedale ricoverano da 2 a 10 giovani alla settimana, età media 15-16 anni, che devono essere internati per un trattamento di psicosi provocata da LSD. Le reazioni possono essere di due categorie. La prima è la reazione acuta, la seconda è l'intossicazione a lungo termine. Riguardo alla reazione acuta si hanno due conseguenze. Una richiede il ricovero in ospedale per lungo tempo, l'altra porta spesso al tentativo, cosciente o no, di suicidio. Da qui il crescente numero di suicidi. Vi sono anche dei casi di automutilazione. Per esempio, recentemente in California, un giovane, dopo aver preso l'LSD, guardandosi allo specchio ha detto: «Cristo ha sofferto tanto, perché non devo soffrire anch'io?» Ha preso il rasoio e si è tagliato il volto e la gola. Il giorno dopo andammo con Paola a vedere uno spettacolo. Era uno show psichedelico al Village. Il locale era l'underground, sotterraneo, come a simboleggiare il significato di tutto il movimento psichedelico stesso. Noi siamo contro una società che noi giovani non abbiamo costruito e che non accettiamo. Ma questa è anarchia. Chiamala pure come vuoi. Saremo degli anarchici. Però non gettiamo bombe contro nessuno. La nostra è una rivoluzione di velluto. Tutta New York si domanda perché si sia rimesso dalla Tilly investimenti finanziari. È il fatto del giorno. Non ho niente da dire. Oh, signor Stone, uno stipendio di quasi $60.000 l'anno non si rifiuta senza delle serie ragioni. Che cosa intende fare ora? Soltanto esistere. Da quella sera non vedemmo Paola. La cercammo senza risultati. Ci sembrò che il nostro racconto fosse destinato a rimanere incompleto. Poi, un giorno nel nostro albergo... Pronto? Pronto? Ah, è lei, Paola. Ricordate quel giorno quando andammo all'underground? Bene, eravamo appena entrati nel locale e avevate cominciato a filmare quando... Poco dopo, come sapete, incontrai Eddie e sentii la necessità di uscire e di allontanarmi da quel groviglio di voci e di gente. Mi sentii sola, con addosso un senso di noia. Non speravo nemmeno che lei salisse. Pessimista? Dipende dai casi. Vede Paola, metà di una bottiglia di whisky fa dire a un ottimista che è mezza piena e a un pessimista che è mezza vuota.
Mi capisce, vero? Dov'è che hai imparato questa filosofia spicciola? Beh, per la strada. Io ho fatto tutto in strada. Proprio così, come succede a Brooklyn. Asilo, università, esperienza. Ecco, io sono nato laggiù. Davvero? Sì, a Ellis Island, in quarantena, proprio vicino alla Statua della Libertà. Vedi, i miei venivano dall'Italia e come succedeva a quei tempi li mettevano là a Ellis Island. Così fui subito americano, mentre essi dovettero aspettare anni per diventarlo. Invece, io sono nata in campagna. Lo sai che facevo quando ero ragazzina? Cosa? Ogni volta che c'era l'arcobaleno gli correvo dietro. Perché? Perché noi ragazzi dicevamo che se alla fine dell'arcobaleno trovavi un uomo, quello era il tuo uomo. Accidenti, che fatica. E ci sei arrivata? Beh, qualche volta l'ho creduto. Capito? Vivi soltanto. Vedrai che ti sentirai meglio. Che tipo d'uomo è? Burton? So poco di lui. È un personaggio un po' misterioso. Sai che cosa intendo, vero? Ricordi quel giorno al Village? Proprio quel giorno in cui noi due ci siamo incontrati, Paola. Stavo facendo per Burton quella che lui chiama una ricerca di mercato. La stessa mattina, però,
No, non posso dirtelo. È incredibile. Frankie, lo conosco da quando eravamo alti così, quasi parenti. E avrebbe tradito anche me, quel porco. È così. Ed ora si è nascosto. Bisogna toglierlo di mezzo. Got the first ball. He did. Yeah, Here goes Giuseppe. You must have thrown. Go, go! Come on, don't make an argument with him. Throw the next ball. Huh? I was closer. Went over the line. Allora, zio Nicola, come va? Non te la fai più una partita a bocce? Un bocce bollo in chiuvi vecchi. Senti, zio Nicola, tu sai che Frankie ha un cervello un po' matto, che quando eravamo due ragazzi, ed è il motivo per cui ha sempre finito col trovarsi nei That's guai. true. So che ora si nasconde e lo cerco per evitargliene degli altri. Capisci? Fagli sapere che l'aspetto domattina al solito posto a Brooklyn Heights. Perché ho parlato. L'ufficio immigrazione ha in mano quanto basta per mettermi nei guai. Se mi lasci andare, parto oggi per il Messico, te lo prometto. Beh, adesso sai tutto, decidi tu. Decidi. Senti, Frankie, io il boia non l'ho mai fatto e non comincerò con te. Però t'avverto, fai in modo di non capitarmi mai più fra i piedi. Vi sono spiegato, vattene! Oggi stesso! Non cercare più Frankie. È al Messico. E allora cercherò Sal. Dandy Charlie, tu riesci a capire i miei pensieri. Ma che c'è, Sal? Paola, il nostro incontro è finito. Non voglio esporti. Dobbiamo partire immediatamente. No, Paola. Stavolta sarebbe un errore continuare. Sarebbe molto pericoloso per te. Addio, Paola. Da quella sera Paola non vide più Sal. Era scomparso. Nessuna traccia di lui. Abbiamo pensato a quale avrebbe potuto essere la sua fine. Forse le scarpe di cemento. Shelley, la modella di Madison Avenue, la studentessa di Washington Square.
l'ultima cronaca del nostro racconto. La realtà è grigia. Chi è? Scegli, sono Tom. No. Non voglio, non posso. Se sei in viaggio lo continuiamo insieme. Attenzione, è con noi Dick di Los Angeles, sarà lo stregone. È vestito di plastica. E questa è Beverly, così dipinta, è una tappezzeria psichedelica vivente. Sei la Venere supersonica, uscita da una splendida allucinazione. Ragazzi, vi consiglio di leggere le novità del giorno. Un giornale ciascuno, in fondo alle notizie troverete la Venere Hit.
accaduto improvvisamente. Eccitamento, evasione dalla realtà, psicosi del nostro tempo, aspetti di una società insoddisfatta nel benessere. Cronaca di ogni giorno.